Può accadere a un certo punto dell'esperienza di coppia che uno dei due partner proponga all'altro di vivere un'esperienza aperta. Cosa significa aperta? Beh, questo dipende molto da quello che ognuno di noi intende, ma generalmente si tratta di aprire a una relazione affettiva e sessuale con un'altra persona. Questo ovviamente è diverso dall'intraprendere una relazione sostitutiva, come può accadere nel contesto della trasformazione di una relazione o, per parlare in termini un po' più tradizionalisti, il concetto classico di tradimento, cioè del mi vivo un'esperienza con un'altra persona senza dirlo, occultandolo, diciamo, al mio partner finché questo non legge un messaggino sul telefono o comunque si rende conto di questa situazione, scoppia tutto il paciugo e io intraprendo questa nuova relazione e lasciando quella precedente. No, nel caso in oggetto in questo video cerchiamo di capire la situazione nella quale c'è un desiderio da parte di uno dei due partner di intraprendere un'esperienza affettiva nuova senza però lasciare quella precedente. Questo può essere determinato sia da una profonda insicurezza della persona che intraprende questa esperienza, sia per il fatto che la persona o anche la coppia nel suo insieme stabilisce che l'esperienza che stanno vivendo o che hanno vissuto fino a quel momento è comunque preziosa e va salvaguardata. Quindi in qualche modo tenta in modi diversi ovviamente da parte di entrambe le persone di integrare questa nuova esperienza. Quindi da una parte farla accadere, ma dall'altra parte cercare di non esserne travolti o devastati. Tanti di voi mi hanno chiesto perché questo accade. La risposta può essere una: quante sono le persone sul pianeta. Possiamo dire in maniera molto generica, molto generale, che spesso e volentieri in tanti di noi avviene una sorta di stanchezza nel rapporto di coppia. Questo perché quasi sempre non riusciamo a completarci con una sola persona. Completarci intendo dire poter esprimere tutte le nostre caratteristiche, soprattutto se nel tempo abbiamo ricercato e abbiamo sviluppato i nostri talenti, le nostre capacità, i nostri desideri, le nostre potenzialità espressive. E può capitare spesso che ci si trovi con delle relazioni appaganti, importanti, dense, ricche di esperienze, ma non sufficienti a completare quello che è la nostra individualità. E quindi a un certo punto dell'esperienza cominciamo a guardarci intorno, a cercare di completare queste nostre parti attraverso cosa? Attraverso esperienze, anche esperienze in senso avventuroso, quindi non necessariamente nei confronti di qualcuno, ma anche attraverso amicizie, attraverso legami nuovi, attraverso l'incontro con persone che ci permettono anche di esplorare e di esprimere le parti che non riusciamo a vivere in maniera completa e in maniera soddisfacente all'interno della nostra relazione affettiva. Ora, se l'ambiente della coppia è sufficientemente tranquillo, cioè si è generato nel tempo un clima di fiducia, è anche possibile che le persone della coppia abbiano delle amicizie importanti attorno a sé e queste amicizie possono anche essere sufficienti per generare questo elemento di completamento. Ma ahimè, nella maggior parte dei casi questo non accade perché ci sono tutta una serie di elementi che partecipano alle difficoltà della coppia classica, che sono principalmente dovuti all'ignoranza, cioè al fatto di non sapere, di non conoscere nulla del mondo dei sentimenti, del mondo delle relazioni affettive e sessuali, e purtroppo non avendo nessuno che ce li insegna, improvvisiamo e spesse volte copiamo dei modelli che non sono effettivamente molto costruttivi. Quindi nascono dei modelli di possesso estremamente radicati, estremamente forti ed estremamente esclusivi, che non permettono tutto questo spazio ai partner di poter cercare, esplorare e vivere delle esperienze. Questo normalmente culmina con un aspetto che abbiamo definito stanchezza nella relazione. La stanchezza della relazione ha origini energetiche, è una storia molto particolare che racconteremo in futuro e che ha a che fare proprio con le caratteristiche che il contesto energetico della relazione determina nel tempo. Ma questo elemento è un elemento importante perché è l'elemento che poi va a scatenare un'esigenza all'interno della coppia che spesso e volentieri finisce nella ricerca di una relazione affettiva nuova.
ecco che le persone si presentano al partner dicendo voglio aprire la coppia. Wow, fantastico! Da lì noi dobbiamo scegliere spesso e volentieri se far diventare questo tipo di esperienza un qualcosa che ci farà crescere, ci arricchirà nel percorso, oppure far diventare questa cosa un disastro cosmico che porterà tendenzialmente a una tragedia. Per cercare di essere molto sintetici in questo primo video legato all'aprire la coppia, posso dire anche che tendenzialmente nel momento in cui noi apriamo o abbiamo la sensazione di andare in questa direzione, possiamo genericamente suddividere questa modalità in due modi, quello più corretto e quello meno corretto. Quello meno corretto è quello che purtroppo si pratica più spesso, cioè quello nel quale il partner attivo, cioè quello che vuole andare in quella direzione, determina tutto da solo, quindi decide unilateralmente, si coltiva la relazione alternativa, la fa crescere fino al punto di diventare sostanzialmente prossima ad essere una relazione affettiva sessuale completa, se non già fatta tendenzialmente, e poi la presenta come una frittata pronta al partner passivo, cioè al partner che deve in qualche modo gestire, contenere o alla peggio subire tutta questa dinamica. In questo modo, impostandola soprattutto in questa maniera, si va a generare un meccanismo competitivo, e un meccanismo competitivo porta solo al conflitto, non c'è altra possibilità. E quindi è molto difficile che questa esperienza porti un risultato costruttivo, soprattutto porti alle persone delle tracce di riflessione, di meditazione, di elementi che possono in qualche modo essere ricondotti a un qualcosa di costruttivo. Ecco che da questo punto di vista preferiamo dire che questo è il modo sbagliato di fare, anche se siamo consapevoli che nell'universo delle relazioni, dell'immenso universo delle relazioni, ogni cosa può essere cambiata e trasformata e utilizzata in modo positivo da ogni individuo, ma generalmente, visto che dobbiamo purtroppo in questa fase generalizzare, possiamo dire che questo modo è il modo assolutamente scorretto di iniziare a fare quello che viene definito normalmente l'aprire la coppia. Quello che invece è il modo corretto di aprire la coppia, o perlomeno quello che noi abbiamo visto nel tempo che funziona meglio, è quello senz'altro di partire con alcuni presupposti. Innanzitutto si parte insieme. Cosa vuol dire si parte insieme? Vuol dire che anche se questo elemento viene stimolato da uno dei due partner, è molto importante che all'inizio ci sia un confronto, ci si parli, ci si metta veramente a nudo e si cominci a ragionare di questa cosa possibilmente in modo impersonale, cioè vuol dire non ti parlo dell'aprire la coppia se ho già avviato una relazione e sono già al punto di doverci stare insieme, perché è già un po' troppo tardi. Quindi è molto meglio partire dall'esigenza, partire dal fatto che si sente di non essere completi, senza incolpare il partner di questo, ma facendo capire che c'è una necessità di movimento, di evoluzione, che però potrebbe essere contenibile dalla coppia che, mantenendosi nel suo insieme, potrebbe in ultima analisi anche arricchirsi di quanto sta accadendo. Questo elemento, per quanto possa apparire molto difficile in alcuni casi e con alcune persone estremamente delicato come dialogo da avviare, dal nostro punto di vista, credeteci, è la strada migliore da fare, per quanto possa essere in salita all'inizio, però in ultima analisi pagherà. Pagherà perché vi permetterà a voi di essere chiari con il vostro partner, di far sentire il vostro cuore, di far sentire che ci tenete alla persona e soprattutto che state facendo qualcosa volendo includere il vostro partner in questa esperienza. E quindi da questo punto di vista, per quanto possa essere faticoso avviare questa dinamica, nel momento in cui ci si riesce a prendere per mano e andare insieme, tutto cambia. Tutto diventa più semplice, tutto diventa più affrontabile e soprattutto si sente di fare un lavoro insieme. L'altro elemento importante da non sottovalutare è il fatto che nel momento in cui decidiamo di intraprendere questa esperienza come coppia, dobbiamo sapere che la coppia non sarà più la stessa coppia. Quindi il fatto che noi trasformeremo delle parti di noi in maniera radicale in questa esperienza, comunque vada. Quindi da questo punto di vista non rimanere aggrappati a un'idea passata. La coppia si sta evolvendo
La coppia sta cambiando, gli individui al suo interno stanno subendo un'importante trasformazione. Sia colui che vive l'esperienza, la nuova esperienza affettiva, sia quello che in quel momento la deve contenere, la deve gestire. Certo, si può anche fare contemporaneamente, entrambi i partner possono avviare cose diverse, ma attenzione, fate attenzione che le nuove esperienze, cioè i nuovi partner, che sia uno, che siano entrambi, non importa, non siano solo strumenti usati dalla coppia, ma siano effettivamente persone che vengono integrate nella vostra esperienza evolutiva. Quindi, così come il vostro partner primario merita attenzione, rispetto, cura e un certo tipo di dialogo per poter aprire e avviare questa esperienza, è altrettanto importante che lo facciate anche con quello nuovo. Quello nuovo non è un oggetto che viene utilizzato per stimolare, diciamo, la relazione di coppia e poi gettato via, perché dietro quella persona c'è un intero universo, ci sono desideri, aspettative, ci sono tante cose che vanno viste, esplorate e confrontate, quindi è molto importante che anche questo nuovo partner venga coinvolto in maniera molto profonda in un viaggio e non soltanto in un'esperienza parziale, che può in qualche modo essere anche da lui interpretata in modo completamente diverso da come voi magari vi aspettate che accada. Per cui è importante che tutti gli attori da questo punto di vista siano coinvolti e lo siano in maniera sempre più profonda e importante. Non è perdere tempo da questo punto di vista, è investire in una direzione costruttiva per portare poi alla fine un risultato che perlomeno garantisce a tutti uno spazio di crescita personale. Un altro aspetto da non trascurare e che sento di portarvi all'interno di questo processo è quello di non aspettare che questa stanchezza della coppia si manifesti in maniera cronica, cioè diventi un elemento pressante tra di voi, cioè non ci sentiamo più bene insieme, siamo annoiati, non riusciamo più a fare l'amore come ci piace, abbiamo questa difficoltà di dialogo. Arrivare lì e pensare che da lì si possa iniziare un processo di apertura è molto più semplice probabilmente arrivare a una dinamica di sostituzione. Quindi è molto importante cercare di fare questo percorso individuandolo per tempo, cioè ancora quando la relazione è vitale, quando il fuoco della passione tra voi è ancora acceso, cioè quando ci si sente ancora in maniera profonda, che peraltro è anche il momento in cui si sente meno il bisogno dal punto di vista egoistico, ma si può percepire invece in modo costruttivo il fatto di non sentirsi completi e quindi si può avviare un dialogo sereno, si può cominciare a dire: noi stiamo bene insieme, io con te sto benissimo, mi trovo bene, vivo delle esperienze meravigliose, faccio l'amore in modo divino, ma sento che delle parti di me hanno bisogno di essere completate in modo differente. Da lì può iniziare un dialogo importante, perché c'è anche la sicurezza del benessere reciproco e quello, da questo punto di vista, è un timbro di garanzia del fatto che si sta andando in una direzione costruttiva e non in una direzione distruttiva o sostitutiva. Quindi è molto importante cercare anche di determinare il momento corretto per fare questo tipo di passaggio, se ne sentiamo l'esigenza. Addirittura, se dentro di noi sentiamo questa spinta importante, la prima cosa da fare, se siamo un pelino stanchi, è reinvestire nella coppia e ridare energia, permettere alla coppia di riprendere forza attraverso vari escamotage che poi magari nel tempo vedremo insieme, ma ci si può ridare fuoco, diciamo alimentare il nostro fuoco reciproco, e quando è bello carico, quando è bello acceso, cominciare a impostare un dialogo insieme. Questo è sicuramente un buon presupposto per iniziare un processo di apertura eventuale nei confronti di altre persone e realizzare qualcosa di costruttivo insieme. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che tutto ciò che vi viene portato nei nostri video sono esperienze reali che noi esploriamo e che poi cerchiamo di tradurre in metodo, ma fanno sempre parte della nostra esperienza diretta, di tutto ciò che noi in questi anni abbiamo ricercato, sviluppato, sperimentato e che hanno prodotto quello che man mano stiamo cercando di portarvi attraverso questi video. Se vi è piaciuto, ovviamente mettete un like, iscrivetevi al canale se trovate che i nostri contenuti sono interessanti, aggiungete commenti, perché per noi è molto importante avere dei feedback di quello che stiamo man mano portando, se è comprensibile,
possibile, se ci sono cose da approfondire, sicuramente sì, ma chiedetecele voi, per cui è importante andare avanti nel comprendere le cose man mano che anche voi ci proponete delle tematiche da sviluppare. Nei link qui sotto trovate anche l'accesso al nostro sito e anche la possibilità di contattarci direttamente qualora voi desideriate sviluppare un vostro percorso personalizzato e scambiare direttamente con noi per tutte quelle che possono essere le possibilità e le condizioni di cui avrete bisogno. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.